Ultimamente si parla tanto di monogomma, treni punzonati, gomme limitate. EFRA, la nostra federazione europea, ha di recente divulgato la notizia che il prossimo campionato europeo over 40 sarà a monogomma e quindi mi è venuto in mente di fare un video proprio su questo argomento. Lo ritengo un video molto importante perché quando si parla di quelle cose tonde e nere attaccate ai mozzi dei nostri automodelli, se ne sentono di tutti i colori e c'è sempre un grande interesse. In questo video, come in ogni mio video, darò solo mie personali opinioni. Vi esporrò quindi il mio pensiero, il processo logico con il quale sono arrivato a tale pensiero e voi che mi ascoltate siete come sempre liberi di essere d'accordo o meno. E ovviamente se non siete d'accordo potete dire la vostra qua sotto nei commenti e magari, visto che ci siete, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e se volete supportare i miei contenuti iscrivetevi alla masterclass qua su YouTube oppure abbonatevi su Facebook o Instagram. Ma quindi il monogomma è positivo o è negativo? Come quasi tutte le cose è abbastanza soggettivo. Troverete decine di persone che affermano che il monogomma è una cosa ultra positiva, che sarà la salvezza del modellismo e chi più ne ha più ne metta, come troverete dall'altra parte altri che affermano l'esatto contrario. Dal canto mio ho provato a dividere i lati positivi da quelli negativi e per ognuno di questi aspetti ho provato a dare un commento e una spiegazione al perché secondo me questo lato è positivo o negativo. Iniziamo dai lati positivi. Il primo, ragazzi, è sicuramente che con un regime di monogomma inizieremo a lavorare al 110% sul setup della macchina, inteso proprio come geometrie, angoli, ammortizzatori differenziali. Non che ora non ci lavoriamo, ma tante volte si possono compensare problematiche della macchina con soluzioni sulle gomme. E ultimamente la tendenza è quella di lavorare sempre tantissimo sulle gomme, al pari o addirittura di più rispetto che sulla macchina. Un altro aspetto positivo è che sicuramente non ci saranno più situazioni di estremo vantaggio o di estremo svantaggio dati da un determinato tipo di gomma o mescola di gomma che in alcune condizioni particolari dà un vantaggio ai piloti che la usano non compensabile in nessun altro modo. Perché ragazzi, se una gomma su un determinato tipo di terreno ha un vantaggio tecnico, perché la mescola è particolarmente azzeccata, perché il disegno è particolarmente azzeccato, per una serie di ragioni, questo gap è incolmabile dal pilota ed è incolmabile anche dal setup e dai parametri di tutto il resto della macchina. Si può tamponare questa discrepanza tecnica, ma non si può compensare. Un altro aspetto positivo del monogomma è che non sono costretto a portarmi un rimorchio pieno di gomme di tutti i tipi, di tutte le mescole, cerchi, riempimenti e chi più ne ha più ne metta, che è poi la dotazione base che ogni pilota di buggy ha ed è ormai abituato a portare con sé. Un altro lato positivo, a patto che il disegno e la mescola selezionati per un determinato tipo di gara vengano comunicati più tardi possibile, è la perdita di interesse dei test preventivi, quindi dei test pre-gara. Perché questo? Perché quando si è imparato il tracciato, quindi con mezza giornata, massimo una giornata di prove, siamo al pari di tutti gli altri, perché ovviamente si può ottimizzare la macchina quanto si vuole, ma come sapete ogni azienda che produce gomme ha le sue caratteristiche di inserto di carcassa, di foam, di cerchio, quindi sarebbe inutile ottimizzare la macchina con un determinato brand di gomme se poi non sarà quello che andremo ad utilizzare in gara. Per quanto riguarda gli aspetti positivi li ho terminati qua. Passiamo adesso agli aspetti negativi del monogomma. Il primo aspetto negativo per il regime di monogomma è che non sono libero di scegliere e non posso fare nessuna personalizzazione nell'incollaggio o nel foam o in tutti gli aspetti dove sulle gomme si va a lavorare, che sinceramente nel buggy con il passare degli anni ha acquisito un'importanza fondamentale. Un altro aspetto negativo sono i costi.
Ma come i costi? Ma come fanno tutto questo per ridurre i costi? E tu me lo metti tra gli aspetti negativi. Ragazzi, i costi delle gomme con il monogomma non si riducano. Perché dico questo? Vi ci faccio arrivare da soli. Prendiamo ad esempio la proposta di regolamento che è stata fatta dall'EFRA per il campionato europeo over 40. Hanno imposto un prezzo calmierato che va dai 30 ai 38 euro come prezzo suggerito. Quindi nel nostro esempio caschiamoci esattamente nel centro e prendiamo 34 euro al treno di gomme incollato e supponiamo appunto che le nostre gomme costino 34 euro a prezzo imposto. Per una gara come il campionato europeo over 40 ne hanno previste un minimo di 3 treni e un massimo di 4 treni. Quindi come minimo ne dobbiamo comprare 3 treni e al massimo ne possiamo comprare 4. Più ci sono dei treni addizionali se chiaramente facciamo bump up nelle varie fasi. Nel nostro esempio, utilizzando 4 treni di gomme, cioè tutti quelli concessi dall'organizzazione, io spenderei 136 euro. Chiaramente a fine della gara avrò delle gomme finite, delle gomme al 50%, ma delle gomme anche forse a più del 50%. E finita la gara con quelle gomme, che cosa ci faccio? Direte voi, ci vado a girare nei test liberi. Sì, ma a che cosa serve? Io andrò a girare nei test con le gomme che dovrò utilizzare in quella determinata pista, perché se so che c'è regime di monogomma, vorrò provare la macchina con le gomme con le quali farò la gara in un'altra pista. Quindi quelle gomme rimangono nel cassetto. E così per tutte le gare, perché non posso riusare gomme punzionate in un'altra gara per una nuova manifestazione. Non solo, prendiamo ad esempio le gare libere. Volete non comprare 2 treni di gomme ogni gara libera? Se una persona fa 15 gare l'anno a 34 euro a treno sono 1020 euro di gomme. Considerando che ogni gara le dovrò comprare sempre nuove, non avrò più la possibilità di recuperare inserti, non avrò più la possibilità di recuperare cerchi. So che tantissimi, grazie ai miei articoli, grazie ai miei video, lo fanno bene. Nel regime di monogomma non si può recuperare cerchi. Allo stato attuale abbiamo sì una grandissima dotazione base di gomme da incollare per essere sempre pronti, ma quelle sono gomme nuove. Quelle sono gomme delle quali io ho la piena amministrazione. Se voglio usarle nei test, quelle al 50%, perché poi il giorno dopo ne incollerò un treno nuovo, mi amministro da solo. Se voglio fare una gara utilizzando gomma nuova dall'inizio fino alla fine, mi amministro da solo. Se voglio recuperare i foam e usare un treno di spugne più usato, posso farlo. In più, se un domani decidessi di cambiare brand e mi ritrovo una grande fornitura, anche 1000 euro di valore di fornitura di gomme nuove, quelle rivendendole ad altri utilizzatori avranno comunque un grande valore, mentre quando vengo via dalle gare in regime di monogomma avrò soltanto tanti treni di gomme usati o finiti che non avranno nessun valore perché, essendoci il monogomma, nessuno vorrà comprarle. Un altro aspetto negativo è sicuramente il livellamento prestazionale verso il basso. Questo per la stessa ragione per cui quando c'è una gomma estremamente tecnica, estremamente competitiva su un determinato tipo di terreno, probabilmente verrà scelta quella dagli organizzatori per il monogomma e gli altri non faranno niente per arrivarci o comunque non sono più portati a investire per arrivare al livello di quella gomma in quelle determinate condizioni. Magari si specializzeranno su un altro tipo di fondo, su un altro tipo di condizione per diventare o per ribadire il loro essere migliori su quella condizione in modo che vengano scelti per quel determinato tipo di terreni. Un altro aspetto negativo potrebbe essere, in caso di gare bagnate, le gare cosiddette al rallentatore. Vi ricordate che cosa è successo alla seconda prova di nazionale quest'anno a Policoro? Quando ci siamo ritrovati in una finale B sotto l'acqua con le gomme prevalentemente sbagliate, essendo partiti con l'asciutto, le macchine sembravano sul ghiaccio, c'erano veramente poche possibilità di fare più di un giro senza commettere errori e questo ragazzi potrebbe accadere perché con il monogomma nella proposta EFRA non esiste la gomma da bagnato, quindi in caso di pista bagnata, se la pista è notoriamente ad alto grip e loro scelgano una mescola media,
tutti sono costretti ad utilizzare le gomme medie anche in caso di pista umida o anche in caso di un cambio estremo di temperatura da un giorno a un altro. E chiaramente con le gomme sbagliate si riesce veramente male a far funzionare l'automodello. Quindi c'è molto rischio che vengano fuori gare con un livello prestazionale molto basso e che i piloti stiano più attenti a non commettere errori che ad andare forte, anche perché andare forte è impossibile se non si ha la gomma giusta. E l'ultimo aspetto negativo sul quale mi voglio soffermare è la possibilità che io ho di perdere una gara per colpa di una gomma fallata. Ragazzi, non è così remota la possibilità, perché anche nella MotoGP in scala 1 a 1 quest'anno abbiamo vissuto numerosi episodi di gomme fallate subite dai vari piloti. Quindi se succede nella scala 1 a 1 con produttori di grido che spendano milioni di euro nella ricerca e sviluppo per fornire materiale di altissimo livello alle MotoGP, perché non può succedere a noi? E in quel caso a chi do la colpa? E se durante una finale di 45 minuti io scollo una gomma mentre sono prima a un campionato europeo, a chi do la colpa? Se me le sono incollate da solo o le ha incollate il mio gommista che è un mio sponsor, sono panni che si lavano in casa. Ma se è l'organizzatore che mi ha fornito quelle gomme che non mi hanno consentito di completare la gara, anzi me l'hanno fatta perdere, e se una gomma stampata male perde tutti i pin a metà della mia finale, stesso discorso. Quindi ragazzi, è molto 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 pericoloso il regime di monogomma per questi aspetti che non sono da sottovalutare. Io ragazzi vi ho dato i miei spunti di riflessione, spero che voi tutti scriviate qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo il prossimo mercoledì per il penultimo video dell'anno. Ciao!